Le obiezioni dell'imprenditore sono sempre più o meno quelle: la finanza agevolata è adatta alla grande impresa, nasconde opportunità importanti. Tutto ciò ci ha portato a essere sponsor di un evento esclusivo. Non coglierle vuol dire far bene l'imprenditore, ma se le colgo lo faccio meglio. Siamo volutamente orientati sull'impresa che arriva al massimo ai 20 milioni, perché riteniamo che sia quella abbandonata. Quanti soldi avete fatto prendere alle aziende vostri clienti? Tra i 90 e i 110 milioni. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro, 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Si dice che l'acqua porti soldi, quindi quale miglior modo di iniziare questa puntata? Perché si dice anche che quando si parla di soldi si drizzano le antenne, soprattutto se si parla di soldi che si possono ottenere anche a fondo perduto, ottenendo grossi e lauti finanziamenti. E ancor di più quando stiamo per parlare di un'azienda che ha fatto ottenere circa 100 milioni di euro negli ultimi anni ai propri clienti. Permesso. Di sedersi con l'imprenditore piuttosto che con l'impiegata, che normalmente è sempre carica di impegni e di lavoro, e aiutarla a produrci i documenti necessari per ottenere un'agevolazione pubblica, o per verificare se hanno diritto a un'agevolazione pubblica, che spesse volte è la parte più importante, quella che sta proprio prima dell'inizio della pratica stessa. Pratiche, documenti, scartoffie. In questa nuova puntata di Imprese ci immagineremo in un mondo in cui moduli, certificati e procedure sono all'ordine del giorno e dove la burocrazia regna sovrana. Ma in questo mondo apparentemente arido si nasconde un vero tesoro, che solo chi sa destreggiarsi tra normative e fascicoli può trovare. Oggi conosceremo Advisor, un'azienda capace di trasformare questo universo di carta in una vera miniera d'oro. Un sostegno concreto che può fare la differenza tra il fallimento e il successo per molte piccole e medie imprese italiane. Parleremo dunque di finanza agevolata e a guidarci sarà Gianfranco Valentini, fondatore di questa impresa, che ha come obiettivo principale aiutare i piccoli imprenditori a sfruttare le agevolazioni economiche per continuare a svilupparsi, crescere e competere. E a quanto pare ci riescono molto bene. In poco tempo hanno aiutato i propri clienti a raccogliere qualcosa come oltre 100 milioni di euro. Ma questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Si sente parlare della finanza agevolata, si sente che ci sono diversi fondi, eccetera, eccetera, ma poi le aziende non sembrano così attive da questo punto di vista. Perché non lo sono. O meglio, esiste una fascia di impresa che è quella che va dai 3 ai 20 milioni di euro, che è quella che va dai 10 dipendenti fino ai 200, 250, che in questo senso non viene servita, cioè non ha volumi sufficienti per giustificare dei professionisti che la seguono in maniera capillare. Quindi normalmente si rivolgono al commercialista del caso, anche per quanto riguarda la finanza agevolata. Il lavoro del commercialista, del fiscalista, è un altro lavoro. È un po' come chiedere a un architetto di interni di progettare un ponte. Certo. Se devo progettare un ponte vado da un ingegnere. Assolutamente. Più o meno la stessa cosa. Se vado da un fiscalista è perché ho bisogno di un ottimo bilancio, di un bilancio riclassificato, che mi presenti bene in banca, che mi presenti bene i fornitori, che dia soddisfazione ai miei soci, ai miei dipendenti e quant'altro, ma non vado dal commercialista per chiedere di finanza agevolata, perché non è il suo mestiere. Tutto qui. Poi le obiezioni dell'imprenditore sono
sempre più o meno quelle. La finanza agevolata è adatta alla grande impresa, la finanza agevolata non è adatta a me perché sono troppo piccolo, la finanza agevolata chiede un impatto burocratico eccessivo, quindi non ne vale la pena, ma per quei 2 spicci che mi ha segnalato la Confindustria della situazione non ho bisogno certo di quei 2-3 mila euro. In realtà finanza agevolata vuol dire tante cose e nasconde opportunità importanti. Non coglierle vuol dire far bene l'imprenditore, ma se le colgo lo faccio meglio. Certo. Come possiamo identificare il grande margine di opportunità che oggi le aziende hanno in Italia e che in qualche modo non stanno cavalcando da questo punto di vista? Il tessuto dell'economia italiana è fatto da PMI, dove spesse volte l'imprenditore è un imprenditore attivo all'interno della propria azienda, quindi non fa il manager, ma ha proprio un ruolo attivo. Quante volte capita di vederlo sul muletto? Perché no? o sul furgoncino perché all'ultimo minuto è mancato il magazziniere che deve fare una consegna urgente. Certo. Questo è il tipico imprenditore italiano. Non ha il tempo di andare a verificare normative che vengono pubblicate a volte anche giornalmente. Sì. Quindi ha bisogno di qualcuno che lo affianchi e per lui individui quando esistono delle normative agevolative adatte al suo caso. E quando dico suo caso, vuol dire suo caso perché ogni azienda è diversa. Certo. E nel nostro mondo l'attività agevolata spesse volte dipende da n piccoli fattori. Quindi chi ne ha diritto deve essere, come dire, osservato con la lente di ingrandimento per verificare quali opportunità possono essere adatte a lui. E quando dico adatte, vuole anche dire adatte in termini di dimensione, perché normalmente se sono troppo marginali non vale neanche la pena proporle e farle perdere tempo. Certo. All'imprenditore. Su una PMI, diciamo su una fascia da attorno a una decina di milioni, potenzialmente, quanti sono i soldi che potenzialmente sta lasciando sul piatto, volendo fare una media o dando dei parametri di riferimento nel non stare dietro a questo filone? Almeno 50.000 euro l'anno. Questo è il peso. Ok. Che ugualmente permettono di fare tante belle cose. Sì, soprattutto perché 50.000 euro l'anno in 5 anni sono 250.000 euro. Sì. Magari è, come dire, la nuova pressa, il nuovo taglio laser. Certo. E ho parlato di minimo. Sì. E la forbice può arrivare fino a? La risposta viene influenzata dagli investimenti che l'imprenditore intende fare. Ok. E da dove sono orientati. Mi spiego meglio. Se un imprenditore intende internazionalizzare l'azienda, desiderio di tutti, e tutti ci rispondono: non ho le risorse, non ho le competenze, non ho a volte il tempo, non ho i soldi. Sorpresona, lo Stato italiano dà i soldi e ne dà tanti. Per quale motivo? Perché in questo modo crea competitività all'interno dell'economia italiana. Questo vuol dire che crea competenze all'interno delle aziende, questo vuol dire che crea benessere collettivo. È vero, espandere le proprie attività oltre i confini nazionali fa gola a tutti, ma spesso si commettono errori che ne compromettono il successo. Vediamone alcuni. L'assenza di una ricerca di mercato approfondita porta a strategie inefficaci. Ignorare le differenze culturali e linguistiche rende inadeguato il messaggio di marketing. Non rispettare le normative locali o impostare prezzi non competitivi sono rischi frequenti. Sottovalutare i costi logistici e non pianificare adeguatamente le risorse umane compromette l'efficacia operativa. Evitare questi errori richiede un'analisi accurata e un adattamento concreto ai mercati esteri. Se poi l'azienda intende anche favorire degli investimenti per decarbonizzare, quindi consumare meno energia,
attenzione, non autoprodurla, Sì, sì, sì. consumarne meno, può ottenere sgravi fiscali che arrivano al 45% degli investimenti. Quindi veramente la forbice parte dai 50.000 euro per arrivare a cifre veramente importanti che creano la differenza tra un'azienda di successo e una che galleggia. Senti, io intanto che venivo qui sono andato un po' a spulciare, vedere, e tra le prime cose che saltano all'occhio, soprattutto dalla vostra pagina Google My Profile, Sì. è che avete sponsorizzato la 1000 miglia. Sì. Com'è nata questa cosa? Ma in realtà nasce da una mia passione. Io sono un grandissimo appassionato di tutto ciò che è motore a scoppio, pur guidando una Tesla, essendo orientato alla decarbonizzazione, alla transizione ecologica anche per ovvi motivi professionali. Però diciamo che questa associazione fra il genio imprenditoriale industriale del passato, tipicamente italiano, e l'attuale PMI, comunque io credo che sia rimasto all'interno dell'italianità, dell'italianità. E tutto ciò ci ha portato a essere sponsor di un evento esclusivo, fino addirittura a partecipare quest'anno. Avete partecipato proprio? Quest'anno abbiamo proprio partecipato. L'hai guidato o hai fatto partecipare qualcuno? No, in realtà l'ho desiderato, addirittura mi sarebbe piaciuto fare da copilota a qualche cliente, ma non è stato possibile perché l'ho scoperto solamente dopo. Era necessario avere effettivamente la patente da pilota. Patente da pilota. Quindi non c'era il tempo tecnico per poterla prendere poi. No, non c'era il tempo, e poi non credevo, ma è veramente uno sforzo fisico titanico, perché rimanere dentro quelle macchinine con 30 gradi, senza aria condizionata, magari con la pioggia, oppure con il sole sulla testa, senza potersi coprire, senza riscaldamento, senza ABS, senza sistemi di sicurezza, senza nulla di nulla, vi assicuro che io li ho visti alla fine di qualche tappa, perché li ho seguiti come macchina assistenza, hanno tutto il viso nero e effettivamente i due piloti erano provati, anche perché si tratta di piloti non proprio di primo pelo, insomma, quindi non erano esattamente i ventenni della situazione, non hanno l'età dell'auto, ma insomma poco ci immagino. Ci fa piacere condividere dei momenti di gioia. Per noi la 1000 miglia è un po' il compleanno di Advisor, perché è la prima manifestazione che abbiamo deciso di condividere con i nostri clienti. È un momento di gioia reciproca che poi in qualche modo ci dà l'entusiasmo per proseguire durante il resto dell'anno. Normalmente non faccio molte ricerche prima di realizzare la puntata di imprese, ma do giusto un'occhiata, giusto per vedere cosa riesco a percepire di primo impatto. E una delle cose che mi ha colpito è che in realtà anche su Google ci sono un sacco di immagini vostre della 1000 miglia caricate nella pagina Google My Business, sostanzialmente, quindi nel business profile, che non è una cosa così scontata, perché spesso ci troviamo nella situazione, rispetto alle sponsorizzazioni, in cui l'azienda fa la sponsorizzazione per mettere il proprio marchio su quella roba lì, ma poi non è che utilizza tanto quella sponsorizzazione come leva, guarda noi abbiamo fatto questo, te lo faccio vedere, eccetera. Voi come vi siete approcciati alla 1000 miglia da questo punto di vista? Allora, la 1000 miglia da noi viene vissuta non solamente come un momento di promozione nei confronti del cliente, gratifica molto anche tutto lo staff. Quindi è un momento molto gradito anche per tutti noi, che ci dà modo di invitare clienti che poi diventano relazioni veramente molto strette, e ai clienti dà modo di incontrare tutti noi, perché poi spesse volte ci vedono in video, altre solo via mail, altre solo per telefono. All'interno di una pratica ci sono normalmente 3, 4, 5 professionisti diversi. In quell'occasione ci incontrano tutti, ci vedono tutti. È molto bello, perché credo che si percepisca anche che il gruppo sta molto bene assieme, cioè il gruppo di lavoro
gruppo di advisor, comunque io non nascondo, ci tengo tanto, è un gruppo di professionisti abbastanza coeso, naturalmente con alti e bassi, con situazioni personali di vario genere e tipo, ma comunque l'obiettivo è che non si vada a lavorare in maniera forzata, ma che comunque ci sia anche la piacevolezza di andare al lavoro la mattina, che secondo me è la prima ricchezza che un essere umano deve avere. Certo. Gianfranco e il suo team utilizzano la 1000 miglia come un'opportunità per costruire e rafforzare relazioni, ed è una cosa molto buona. Si può sfruttare ancora di più la sponsorizzazione di un evento utilizzando quella che si chiama sponsorship leverage, e cioè attività promozionali aggiuntive come eventi, campagne social o merchandising legato al brand. Questo approccio va oltre la semplice visibilità del logo, creando interazioni che aumentano l'engagement del pubblico, rafforzando il legame con il marchio e amplificando il ritorno sull'investimento. Come arrivi a fondare Advisor? Allora, io ho un passato da promotore finanziario, nasco nel mondo delle banche, poi grazie al mio area manager arrivo al mondo imprenditoriale, quindi della consulenza. Attorno al 2010 verifico che molti miei clienti mi chiedono delle iniziative per poter commercializzare i propri prodotti all'estero, e verifico poi con loro che non hanno però l'incompetenza all'interno dell'azienda per semplicemente anche comunicare con un potenziale cliente tedesco o ceco, inglese, francese, spagnolo, e che quindi questa attività era ostacolata proprio dalla mancanza di competenza. E decido di aprire una sorta di ufficio commerciale outsourcing, quindi di fornire un impiegato commerciale all'azienda italiana che intendeva svolgere attività di scouting in un mercato diverso da quello d'abitudine, ecco, diciamo così. Incontro un cliente che mi dice: guarda, io intendo commercializzare i miei prodotti in Kazakistan per una serie di motivi. Esistono delle normative agevolative che mi possono aiutare? Lo so, però la domanda è interessante, perché no? Un amico mi presenta quello che oggi potrebbe essere un collega, otteniamo per questa azienda un finanziamento a tasso zero di 1.700.000 euro. Se consideriamo che l'azienda in questione era passata da 50 milioni di fatturato a 9, quindi in una situazione molto vicina alla crisi, sì. Esattamente, viene deliberato questo 1.790.000 euro e vengono riconosciute delle commissioni al consulente. Parlando con questo amico che mi ha segnalato il consulente, gli dico: wow, è interessante questa cosa nuova che non conoscevo, io ho molti clienti. Come sei fulminato, studiatela e fai le pratiche. Era il 2018. Perché suppongo che non siano così tante le SPA che lavorano in questo settore. No, in realtà i nostri competitor hanno una dimensione decisamente più importante rispetto a noi, quindi fatturano 50-80 milioni di euro. Hanno però un orientamento al cliente molto più impersonale. Oppure si rivolgono alla grande impresa. Okay. Quindi differenziano moltissimo il target di cliente. In base a quello, ovviamente, forniscono dei servizi più o meno dedicati. E noi ci siamo volutamente orientati sull'impresa che arriva, per qualche eccezione naturalmente, al massimo ai 20 milioni di fatturato, perché riteniamo che sia quella abbandonata. Quindi io cerco sempre di dirlo come lo racconterei a mia figlia. Se ho capito bene, voi siete come una personal trainer, vi mettete di fianco all'azienda, e a seconda di come l'azienda si muove, di com'è la sua struttura fisica, mettiamolo in questo senso,
voi individuate qual è la dieta corretta per permettergli di ottimizzare al meglio le proprie finanze da questo punto di vista e poter ottenere quanti più fondi possibili per continuare a sviluppare la propria attività. Proprio così. L'ho detta corretta? Perfetto. Ci sarebbe bisogno di un sacco di aziende come voi Ma per in aiutare realtà, il tessuto sociale, il tessuto imprenditoriale italiano. In realtà le aziende come la nostra ci sono, però spesse volte lo sforzo che dobbiamo fare per l'imprenditore che fattura 5 milioni di euro o per l'imprenditore che ne fattura 500 è uguale. Certo. Ecco che allora abbiamo dei competitor bravissimi adatti a chi fattura 500 milioni di euro. Certo. Sì. Dai 3 milioni ai 20 abbiamo realtà poco strutturate. Abbiamo qualche professionista bravissimo, abilissimo, ma che riesce a gestire 5 clienti, 10, 15. E magari solo su poche normative agevolative, perché poi lo studio di una o è calato su n casi, altrimenti diventa antieconomico. Certo. Anche perché non ti dà modo, se non si cala su decine di casi, di avere l'esperienza necessaria per conoscere i cavilli. Certo, è chiaro. E quindi questo ci fa fare gol. Ad oggi qual è il volume che riuscite a far ottenere ai vostri clienti? Ovvero nel 2020 al 2024 quanti soldi avete fatto prendere alle aziende ai vostri clienti? In realtà non lo so, però è anche facile. Potrebbero essere, parliamo di tra i 90 e i 110 milioni. Che per aziende di queste dimensioni è un volume decisamente importante. Tanta roba. Prendiamo un caso tipico, una PMI che produce mobili, li produce a una propria linea. Ha acquistato negli ultimi 4 anni 400.000 euro di macchinari, 100.000 euro l'anno. La fattura circa 5 milioni di euro, che ha 30 dipendenti, dei quali 3 si occupano di design, che ha iniziato a esplorare l'estero facendo 2 o 3 fiere internazionali, che magari mi chiede: guarda, vorremmo fare una linea di arredamento adatta al continente africano perché a basso costo e con un design che a loro può piacere, che magari effettua le consegne con dei furgoni, non dico elettrici, ma magari semplicemente a metano. Quel tipo di cliente potrebbe ricevere tranquillamente 1 milione di finanziamento con un piano di ammortamento in 60 mesi a tasso praticamente zero, con una quota parte del 10% del fondo perduto, quindi 100.000 euro che non andrà a rimborsare, e una defiscalizzazione perché si deposita il design, quindi tutti i costi attinenti al design, quindi al deposito del design, vengono rendicontati e creano una defiscalizzazione, quindi un abbattimento dell'utile imponibile dell'azienda che comunque ci deve essere. Quindi c'è veramente uno scenario agevolativo per quel tipo di impresa fantastico. Molto interessante, soprattutto se consideriamo che l'esempio fatto da Gianfranco non è un caso estremo, ma rappresenta il prototipo delle aziende che contribuiscono maggiormente alla crescita economica del nostro paese. Il nostro tessuto economico produttivo è alimentato principalmente dalle PMI che, anche se costituiscono solo il 5% del totale delle aziende, contribuiscono per oltre il 30% alla crescita economica. A dirla tutta, di aziende come quella presa ad esempio, ce ne sono qualche centinaio di migliaia. C'è molto lavoro da fare. Qual è stata in questi anni la sfida più importante che hai dovuto affrontare nella costruzione di questa azienda e
in che modo l'hai superata? Quella che credo di essere già riuscito a superare è trasferire il concetto di opportunità, no? Sì? Che dobbiamo dare al cliente. Mi spiego meglio. Noi non siamo qui per applicare delle normative agevolative a casaccio solo perché esistono. Sì. Ma dobbiamo affiancare il cliente, aiutarlo a produrre i documenti, a portarlo a ottenere un'agevolazione, concordare con lui il pagamento delle nostre parcelle mano a mano che riceve le agevolazioni, in modo tale da non appesantirgli la cassa, per fare tutto quello che serve all'imprenditore. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Per avere un risultato positivo, noi non dobbiamo generare ulteriori difficoltà, dobbiamo portare dei vantaggi. E il vantaggio è concreto quando si adatta alle esigenze del cliente. Non basta una procedura burocratica per fare questo. Bisogna capire, cercare di capire l'imprenditore, cercare di scegliere con lui le normative agevolative che gli permettono di realizzare i suoi sogni, i suoi desideri, i suoi obiettivi imprenditoriali. Questo vuol dire fare un grande sforzo, che è quello di comprendere le sue esigenze e non di raccontare un prodotto o un servizio o una norma agevolativa. L'azienda va capita prima, perché altrimenti non la si può servire, no? Pensando a un imprenditore che in questo momento ci sta guardando e che magari è o in un momento di difficoltà o in un momento in cui si sta per buttare in una nuova avventura, in una nuova impresa, eccetera. Rispetto a quella che è la tua esperienza personale, qual è il suggerimento principale che ti sentiresti di dargli? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Gianfranco si sente dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo preso da questa esperienza e che ci fanno dire che questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Rompi gli schemi. Molto spesso per creare valore bisogna andare oltre le convenzioni, rompere gli schemi. In questo caso è stato decisivo non puntare, come tutti, sui grandi clienti, ma trovare le giuste modalità per servire soprattutto le piccole e medie imprese, offrendo loro accesso a fondi e agevolazioni che sembravano inaccessibili. 2. Sii il miglior alleato dei tuoi clienti. Fare impresa significa anche andare oltre la semplice vendita di un prodotto o servizio, trattare ogni cliente come un partner, guidarlo in ogni passaggio, creare soluzioni personalizzate impegnandosi attivamente nei risultati, trasforma un semplice fornitore di servizi in un partner di valore e un cliente in un alleato di lunga durata. 3. Sii curioso. La curiosità è spesso il motore nascosto dietro a grandi imprese. Tante idee e opportunità sono nate da incontri apparentemente casuali. Per Gianfranco tutto è iniziato con una domanda di un cliente che l'ha spinto a esplorare nuovi mercati, trasformando una semplice curiosità in una solida realtà imprenditoriale. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che hai trovato più interessanti e magari quelli che applicherai da domani anche nelle tue attività. Nel frattempo, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questa puntata perché la settimana prossima ci occuperemo di tessuti, raccontando un'azienda che è nata più di 50 anni fa. Guarda caso proprio da una curiosità e che ha spinto i titolari ad occuparsi di quella che oggi chiamiamo economia circolare, recuperando scarti di tessuto, rigenerandoli e rivendendoli al mercato. Ora quell'azienda è cresciuta e grazie a quell'intuizione si è trasformata in una realtà che lavora per i grandi marchi del settore e che fattura oltre 4 milioni all'anno. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Gianfranco e noi ci rivediamo la settimana prossima. A raccogliere tutte le informazioni possibili che gli permettano di poter scegliere e quindi di svolgere le giuste azioni per arrivare al suo obiettivo. Bello.
Mi piace l'accesso che utilizzi perché in realtà spesso tanti portano l'attenzione principalmente sul decidere e sull'agire subito, invece tu stai proponendo un punto di vista che, aspetta, raccogli quante più informazioni possibili perché queste poi ti permetteranno di poter scegliere in maniera più consapevole. Esatto. E non solo in maniera non solo più consapevole, ma anche più serena. Sì. Una delle prime cose che racconta oggi un imprenditore è quante notti in bianco ho passato. Ecco, non devi passare le notti in bianco, devi avere la strategia. Se non hai la strategia passi le notti in bianco, ma se passi le notti in bianco è perché non fai l'imprenditore, giochi alla roulette. Certo. Quindi no, Molto bello. non ha molto senso. Molto bello. Franco, è stata una gran bella chiacchierata, è una gran bella realtà quella che ho visto che hai costruito, che stai continuando a costruire, per cui nel farti un enorme in bocca al lupo per tutti i vostri progetti eccetera, per poter entrare in contatto con voi, comprendere in che modo potete supportare la nostra azienda, la propria azienda eccetera, sito internet per contattarvi che mettiamo qui sotto è? Sì, su advisor.net potete naturalmente trovare tutti i nostri contatti, ci sono delle persone fisiche che vi rispondono, quindi potete alzare il telefono, sarete ricontattati dai miei colleghi e anche, perché no, direttamente da me, spesso avviene anche questo, e se non avvenisse immediatamente comunque il passaggio lo faccio sempre perché mi piace conoscere quanti più imprenditori possibili perché mi insegnano un sacco di cose, quindi perché no? Noi lavoriamo sempre con un mandato di analisi gratuita che non vincola il cliente in nessun modo, ci permette di svolgere un'attività di consulenza dove andremo a individuare delle normative agevolative se ci sono le proponiamo e a quel punto l'imprenditore è libero di sottoscrivercele o meno. Molto interessante. È stato un grande piacere. Grazie. Io questo te lo microfono. È anche brutto da dire in questa maniera, però. E qui il responsabile delle pratiche, che non so dov'è, sparito. È sparito? Non so. Ti sto dicendo che tu spendi 50.000 non sai neanche cosa ti torna, tu mi stai dando del coglione. Sì. Adesso fai la ricetta del dottore con la firma. Dal pubblico. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.